Il 17 novembre del 1869 venne inaugurato il Canale di Suez, un corridoio d'acqua che collegava il Mar Mediterraneo ed il Mar Rosso, permettendo così alle compagnie commerciali di ridurre i tempi di transito sulle rotte marine che collegavano Europa ed Asia. Per gli Stati europei apparve chiaro come il possesso di territori sulle coste africane del Mediterraneo e del Mar Indiano sarebbe divenuto importante dal punto di vista geopolitico. Il neocostituito Regno d'Italia, sotto la guida dei presidenti del Consiglio Luigi Federico Menabrea prima e Giovanni Lanza poi, timoroso delle reazioni delle altre potenze coloniali, chiese all'armatore genovese Rubattino di intestarsi la baia di Assab, in Eritrea, nel 1869, con il pretesto di farci una base per il rifornimento di carbone. L'armatore genovese, dal canto suo, non poteva sottrarsi alla richiesta, in quanto obbligato verso lo Stato che lo stava in quel momento salvando dal fallimento. Il 25 dicembre del 1879 le truppe italiane occuparono definitivamente la baia di Assab e il 10 marzo del 1882 il Regno d'Italia procedette all'acquisto ufficiale della baia da Rubattino, dando inizio all'epoca coloniale italiana. Il governo era però diviso sulle politiche coloniali tra chi si appellava alla cautela diplomatica e chi, come Crespi, spingeva per una politica più aggressiva. Il più potente impero coloniale dell'epoca, ovvero la Gran Bretagna, era allora impegnata a combattere l'insurrezione dei dervisci nel Sudan. Questo permise all'Italia l'occupazione indolore nel 1885 del porto di Massaua. L'intento italiano era di penetrare in profondità nell'entroterra, rischiando tuttavia lo scontro col potente regno etiope, che nell'ottica coloniale avrebbe dovuto essere facilmente affrontabile, risultando ad una prima e superficiale analisi diviso in molti regni indipendenti retti ciascuno dal proprio sovrano o ras in lingua etiope, solo formalmente asserviti al Negus, ovvero l'imperatore d'Etiopia. La penetrazione fu piuttosto lenta e solo nel 1887 due compagnie del Regio Esercito, supportate da 300 ausiliari al comando del maggiore Boretti, installarono a 30 km da Massaua il forte di Saati. Il 24 gennaio il forte fu attaccato da 20.000 etiopi, che furono respinti dagli italiani che inflissero grosse perdite agli attaccanti. Il contingente italiano, che aveva contato solo 4 morti durante lo scontro, rimase però pericolosamente a corto di munizioni e viveri e fu inviato un messaggio al presidio di Moncullo nel quale si chiedeva soccorso. Da Moncullo, la mattina del 26 gennaio 1887, partì in soccorso di Boretti una colonna di 548 uomini guidata dal tenente colonnello Tommaso De Cristoforis, che però fu intercettata presso Dogali, venendo attaccata e distrutta dalle truppe di Ras Alula, signore di Asmara e in quel momento dell'esercito etiope. La sconfitta fermò temporaneamente le velleità colonizzatrici italiane nell'area, che ripresero qualche anno più tardi quando nel 1889 fu occupata Asmara. Nello stesso anno morì l'imperatore etiope Giovanni e il Regno d'Italia sfruttò l'occasione per sostenere la candidatura imperiale di Menelik II, dietro alla promessa del suo sostegno agli interessi italiani nell'area. Lo stesso anno fu quindi firmato il Trattato di Uccialli, che doveva regolare i rapporti tra Italia ed Etiopia. Tuttavia il trattato presentava delle controversie, infatti la versione italiana imponeva all'Etiopia di servirsi dell'Italia nelle trattative con gli altri stati, sancendo implicitamente un protettorato italiano sull'Etiopia, mentre nella versione in amarico l'Etiopia poteva disporre dell'Italia facoltativamente. Nel frattempo l'Italia fu coinvolta nella guerra mahdista, che a partire dal 1881 sconvolse il Sudan, stato confinante con l'Eritrea. I ribelli al dominio inglese del Sudan misero in seria difficoltà l'esercito inglese e nel tentativo di aprirsi una strada verso il mare entrarono in contatto con i possedimenti italiani, ma nel 1890 furono sconfitti ad Agordat. I rivoltosi si rifecero vivi nel 1892, ma 900 mahdisti vennero sbaragliati a Serobeti da 300 soldati dell'esercito italiano, composto da irregolari e truppe indigene. Nel 1892 fu nominato Oreste Barattieri governatore della colonia eritrea. Proprio durante l'assenza di Barattieri in visita in Italia, a dicembre del 1893 i mahdisti attaccarono nuovamente, ma questa volta il piano fu più articolato e mossero contro Agordat 12.000 guerrieri.
Questi furono affrontati dal colonnello Giuseppe Arimondi, che aveva diligentemente approntato la strategia difensiva radunando 7 compagnie di fanteria ad Agordat. Lo scontro vide trionfare gli italiani, che inflissero ai mahdisti 2000 caduti tra morti e feriti a fronte dei 200 caduti italiani. Questa battaglia fu il primo importante scontro in cui un esercito europeo sconfisse quello del Mahdi. La strategia coloniale italiana fino a quel momento aveva puntato ad inserirsi nelle lotte interne all'impero etiope, fra i vari Ras e il Negus. In particolare, in un primo momento, il governo italiano fomentò la rivalità tra il Ras Mangascià del Tigre e il Negus Menelik II. Tuttavia, le difficoltà politiche ed economiche italiane indussero le autorità italiane nel biennio 1892-93 ad un avvicinamento nei confronti di Menelik II, che spinse i Ras Mangascià a sostenere una rivolta anti-italiana in Eritrea. La rivolta fu domata e gli italiani passarono all'offensiva contro i Ras Mangascià, che tra il 13 e il 14 gennaio del 1895 fu sconfitto nella battaglia di Koatim, permettendo agli italiani di occupare il Tigre, stabilendo guarnigioni ad Aksum, a Digrat, Makallè e sul colle dell'Ambalagi. Completata questa fase, Barattieri lasciò il comando al generale Giuseppe Rimondi e rientrò in Italia per chiedere invano al governo italiano i rinforzi necessari per riprendere l'avanzata. Menelik, che era rimasto neutrale nello scontro tra italiani e Mangascià, quando quest'ultimo sconfitto gli si sottomise spontaneamente, decise allora di intervenire e radunò il suo esercito, forte di 100.000 uomini, di cui quasi metà dotati di qualche tipo di arma da fuoco. Menelik prese a pretesto l'invasione italiana del Tigre per rompere il trattato di Uccialli e muovere guerra all'Italia sul finire del 1895. L'esercito italiano, colto di sorpresa, fu sconfitto duramente sull'Amballagi, dove 2.350 uomini furono travolti dai 30.000 etiopi al comando del Ras Mekonnen. I superstiti ripiegarono su Makallè, mentre l'esercito etiope assediava Makallè, che cadde a fine gennaio del 1896. Barattieri organizzò l'esercito ad Adigrat, mentre il governo italiano inviava in Etiopia il generale Baldisserra per sostituire Barattieri. I due eserciti erano oramai troppo vicini per poter ripiegare e Barattieri, sotto il consiglio dei suoi sottoposti, decise tra il 28 e il 29 febbraio di fortificarsi su posizioni favorevoli, il più vicino possibile al nemico, per obbligarlo ad uno scontro su terreno sfavorevole o ad una ritirata che avrebbe dato del prezioso tempo agli italiani. Tuttavia bisogna sottolineare come l'assenza di cartine geografiche accurate peserà nell'esito della strategia italiana. L'esercito regio venne quindi diviso in 4 brigate, affidate al generale da Borbida sull'ala destra, Albertone sulla sinistra, Arimondi, che avrebbe dovuto tenere il centro, ed Elena al comando della riserva. L'esercito italiano era composto da 11.000 soldati nazionali, per lo più di leva, e 7.000 ascari. L'esercito etiope, sottostimato dai comandi italiani, era composto da circa 100.000 uomini, per lo più armati di armi da fuoco, e versava in precarie condizioni logistico-sanitarie. Il generale etiope cercava infatti uno scontro risolutore, che la strategia italiana gli offrì. Barattieri dispose che il centro e l'ala destra dovessero occupare il monte Rebbi Arienni, mentre l'ala sinistra il Kidane Meret. Durante il dispiegamento, a causa di errori probabilmente dovuti alla confusione sulle informazioni geografiche da parte degli italiani, la brigata di Albertone si trovò alle 5:30 estremamente esposta e gli etiopi colsero la palla al balzo ed attaccarono in forze il saliente italiano. Alle 7 di mattina Barattieri fu informato del grave pericolo in cui era incappata la sua ala sinistra e dispose l'invio della brigata di Da Borbida in aiuto di Albertone. Chiese poi ad Arimondi di occupare il colle Raio più oltre i Rebbi. Non è noto il contenuto degli ordini di Barattieri, resta il fatto che Da Borbida durante la marcia finì per allontanarsi non solo da Albertone ma addirittura da Arimondi, finendo per scontrarsi coi contingenti di Ras Mekonnen. La situazione per gli italiani era oramai disperata, con le proprie brigate incapaci di supportarsi le une con le altre. Alle 11 di mattina l'ala sinistra italiana era stata sbaragliata e gli etiopi minacciavano ora di accerchiare Arimondi, mentre Da Borbida era completamente isolato sull'estrema destra italiana. Fu così che Barattieri ordinò alle 12:30 la ritirata generale.
L'esercito italiano perse circa 7.000 soldati e 4.500 tra feriti e prigionieri. Gli etiopi lasciarono sul campo circa lo stesso numero di guerrieri, ma soffrirono circa 9.000 feriti. Gli italiani ripararono ad Adigrat, dove resistettero all'assedio degli etiopi, mentre il 5 marzo Baldisserra, arrivato in Africa, prendeva il comando dell'esercito mentre Barattieri tornava in Italia e Crispi presentava le sue dimissioni da Presidente del Consiglio. Una volta in Italia, Barattieri fu sottoposto a corte marziale per aver disposto un attacco ingiustificabile e, seppur assolto, la sua carriera ebbe fine. Ad ottobre venne firmata la pace di Addis Abeba. Il trattato venne firmato in lingua francese per evitare le ambiguità in cui si era incappati con la firma del Trattato di Uccelli. Con questo trattato l'Italia conservava la colonia Eritrea, veniva abrogato il Trattato di Uccelli e riconosciuta la piena indipendenza dell'Etiopia. I prigionieri italiani di Adua vennero liberati in cambio del pagamento di una somma di 4 milioni di lire. La battaglia di Adua rappresentò la massima sconfitta fino a quel momento di un esercito europeo sul suolo africano ed oltre alle dimissioni del Presidente del Consiglio Crispi portò con sé uno strascico di umiliazione e desiderio di rivalsa che fu raccolto dal regime fascista 30 anni dopo, quando oramai si assisteva al tramonto degli imperi coloniali.